Minasan konnichiwa, Maruko desu. Boku no channel e youkoso. Boku wa Duolingo de 1000日間 Nihongo o benkyou shite imasu. Konkai wa sono shoujiki no kanso o ohanashi shimasu. Bastano 1000 giorni di Duolingo per imparare una lingua? Ho scelto Duolingo perché era l'app più famosa, quella che si vede più in giro. E ho scelto il giapponese perché ho abitato a Tokyo per un po' e voglio tornarci in futuro. Ho già studiato francese, tedesco e inglese a scuola, avendo fatto il linguistico, e poi ho studiato spagnolo per conto mio, quindi mi interessava una lingua un po' diversa, qualcosa per me, per il futuro e anche per il divertimento, perché l'intrattenimento giapponese mi piace molto, guardo molti anime, ascolto molta musica giapponese e il sumo è il mio sport preferito. Vi devo dire la verità, all'inizio l'app non era il massimo, c'era il giapponese ma era solo da inglese a giapponese, non dall'italiano, e sinceramente preferivo così, tant'è che l'ho tuttora tenuta così, perché consumando il 90% dei miei contenuti in inglese ormai ho dimenticato praticamente l'italiano, non parlo con nessuno se non davanti a una videocamera, quindi vabbè. E peccava secondo me in alcune delle parti fondamentali dell'imparare una lingua. L'ascolto c'era, ma neanche tanto, scritto molto poco, soprattutto frasi già fatte, parlato quasi nulla e immersione praticamente zero. Quindi ho iniziato ad affiancare a Duolingo altri corsi online, podcast, video e anche utilizzando Anki, un'app diciamo per metterti delle flashcards e imparare delle cose che ti metti tu. Può essere qualsiasi cosa, ma nel caso del giapponese i vocaboli, ovvero i kanji. Siccome una parte fondamentale che secondo me mancava in Duolingo era proprio quella, i kanji. Sono un po' i nostri vocaboli e dopo che hai la grammatica devi imparare quelli, ma sono tantissimi e almeno 2000 sono quelli che a livello proprio di statistica hanno studiato che tu devi sapere per non avere problemi nel giapponese di tutti i giorni. E Duolingo non te ne insegnava molto. Per fortuna piano piano le cose sono cambiate, l'app si è aggiornata e in questi anni si è evoluto. Si sono aggiunti esercizi apposta per i kanji, per impararli, per rivederli e anche degli esercizi di parlato, esercizi apposta per l'ascolto e anche qualcosa di scrittura. Devo dire che i corsi sono diventati anche più divertenti, più completi e continuano ad aggiornare con nuovi vocaboli, mezzi come l'intelligenza artificiale con cui puoi addirittura fare una videochiamata e esercitarti su alcune cose, oppure rivedere degli errori vecchi e lavorare su quelli. Quindi ultimamente lo faccio molto volentieri, ma basta? Dipende da quanto tempo ci passi e da come lo tratti. Secondo me è comunque ancora un po' troppo lento. Io ci passo circa 5-10 minuti al giorno e comunque mi fa rimanere questa cosa per tanto tempo su un argomento, anche troppo. E secondo me bisogna comunque integrare una base come Anki per imparare i vocaboli, un bel corso magari di grammatica base, li trovate online anche gratuiti, e un po' di immersione tua, quindi ascolto, fare magari dei viaggi o semplicemente ascoltare dei video, della musica, dei podcast, immergersi nella lingua il più possibile. Se riuscite anche a chiacchierare, a parlare con qualcuno, un partner o un insegnante, meglio ancora. Però vi devo dire che il suo massimo secondo me lo dà proprio così, con quei 5-10 minuti al giorno, non tanto come tool principale ma come integratore per rinfrescare la memoria e divertirsi, anche perché se non lo fai tutti i giorni c'è quel pennuto verde che ti manda una notifica arrabbiatissimo che se non lo fai viene a casa tua e non lo so. Quindi lo consiglio, ma non come piatto principale, come contorno, per mantenere la mente allenata. Tornerò tra l'altro molto a breve in Giappone, ma prima a gennaio andrò di nuovo in India per fare il corso di Samyama, la parte finale del mio percorso interiore. Vedrò come mantenere il mio protocollo di dieta e allenamento che vi ho mostrato poco fa anche là, ma nel mentre vi terrò aggiornati facendo comunque Duolingo tutti i giorni. E se miglioro col giapponese ve lo faccio sapere. E voi a quanti giorni di fila siete con il vostro corso su Duolingo? Fatemelo sapere e arigatou gozaimasu e matane!